Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo per te, amico del Toro, di maggio 2025. Questo è un oroscopo astrologico, ma anche esoterico, quindi un oroscopo integrato per arricchire maggiormente i transiti, i significati, i transiti dove manifestano la propria energia, in quale settore, e l'esoterico che aiuta le energie per superare. Inoltre una specie di mantra alla fine del video, proprio da ripetere come aiuto per superare e al meglio il mese di maggio 2025. E ora passiamo per te, amico del Toro, come sarà il mese di maggio. Il tuo segno, amico del Toro, è simbolo di stabilità, pazienza e connessione con il mondo materiale. Ti invita a radicarti nel presente e a costruire delle fondamenta solide per il tuo futuro. Quando il sole attraversa il Toro, l'energia si concentra su ciò che è tangibile, sui valori personali e sulla ricerca del comfort e della sicurezza. Quindi è il momento ideale per coltivare la propria crescita interiore e per nutrire corpo e anima, trovando un equilibrio armonioso tra il mondo materiale ma anche quello spirituale. Ricordo inoltre, se hai Sole, la Luna e l'ascendente nel segno del Toro, presta attenzione anche all'oroscopo del segno del Toro. Allora, il Sole in Toro il 21 maggio, come dicevo prima, cambia segno e il Sole in Toro porta fino al 20, porta energia stabile, pratica e centrata, focalizzandoti proprio sui i beni materiali, il comfort fisico e la sicurezza. Questo tuo segno, amico del Toro, è un segno di terra concreto e questo periodo aiuta a radicare proprio l'energia, lavorare sui progetti a lungo termine e godere dei piaceri sensoriali della vita. Ma il Toro è anche il segno della costanza, quindi durante questo periodo puoi sentirti più determinato a costruire delle basi solide per il futuro, specialmente in ambito finanziario e materiale, ma senza contare anche la tua identità personale. Il sole ti invita a essere proprio pratico, concreto, ma anche a nutrire il corpo interiore e darti la possibilità di rilassarti e godere delle cose che hai raggiunto. Esotericamente parlando, il Sole in Toro è legato al primo raggio, diciamo volontà e potere, e ti invita a manifestare l'energia in modo pratico e determinato. L'influenza di questo raggio ti spinge ad usare la tua volontà per radicare le tue aspirazioni e realizzare i desideri materiali in armonia con il tuo corpo, ma anche con l'ambiente. È un buon momento per avere come imparare la forza di volontà senza compromettere il tuo equilibrio interiore. Praticamente il Sole in Toro ci aiuta a capire, ti aiuta a capire il valore di un approccio stabile alla vita, integrando l'energia del cuore centrale del Sole con la Terra, creando una connessione profonda con la bellezza della vita quotidiana. Il 21 maggio il Sole passerà nel segno dei Gemelli, dove l'energia cambia rapidamente. I Gemelli sono un segno di aria, simbolo di comunicazione, curiosità e adattabilità. Questo passaggio, amico del Toro, ti porterà un'energia più vivace, intellettuale e anche versatile, e si concentrerà proprio sull'espansione della mente, sull'acquisizione di nuove informazioni e sulla condivisione di idee. Qui la curiosità cresce e puoi sentirti più socialmente attivo, pronto ad esplorare nuove idee e di interessi. Infatti l'energia dei Gemelli favorisce proprio la comunicazione, i viaggi brevi, lo scambio di idee e una visione molto più flessibile della realtà. È il momento perfetto per imparare nuove cose,
esplorare altre prospettive e mettere in discussione ciò che si credeva vero. Dal punto di vista invece esoterico, questo transito del Sole nel segno dei Gemelli è associato proprio, come dire, al quarto raggio dell'armonia attraverso il conflitto, quindi trovare la risoluzione dei conflitti e riportare l'armonia. Questo raggio ti invita a equilibrare le opposte forze nella tua vita, come il pensiero razionale e l'intuizione, mentre il Sole in Gemelli ti spinge a esplorare, ad essere un po' più flessibile, meno testardo, oserei dire, mentre cerchi un equilibrio interiore tra le diverse prospettive che emergono nella tua vita. La mente si espande, ma è importante mantenere l'armonia tra i diversi aspetti di te stesso. Il segno dei gemelli ti insegna a usare anche la parola come strumento di espressione, diciamo, spirituale, ma anche mentale, e a trovare equilibrio tra ciò che sai e ciò che sperimenti. Passiamo ora a Giove, che è nel segno dei gemelli. L'energia si manifesta per te, amico del Toro, principalmente diciamo nel settore delle finanze, quella legata ai beni materiali, quindi alla tua sicurezza finanziaria, ma anche ai valori personali. Questo transito celeste invita a esplorare nuove opportunità di crescita nelle risorse materiali e nel modo in cui tu comunichi il tuo valore attraverso il mondo. È un periodo per espandere la tua capacità di attrarre ricchezza attraverso l'apprendimento, la curiosità, ma anche l'adattabilità. Quindi è molto importante, se tu hai dei talenti, delle risorse a disposizione, che tu in questo periodo, con l'aiuto di Giove, possa in un certo qual modo sviluppare le tue potenzialità. Mentre a livello esoterico Giove è associato al secondo raggio e porta un'espansione che agisce sul piano della comunicazione, ma soprattutto, diciamo, dell'armonia interiore, usando il discernimento. Quindi esotericamente questo transito stimola una maggiore consapevolezza nell'uso delle parole come strumenti di guarigione, promuovendo l'idea che la vera abbondanza non si trova solo nelle ricchezze materiali, ma anche nella capacità di relazionarsi in modo aperto e amorevole anche con gli altri. E questo è il messaggio a livello esoterico riguardo a Giove. Ma ora passiamo a Saturno. Saturno viaggia nel segno dei pesci e il 30 maggio andrà nel segno dell'Ariete, quindi Saturno astrologicamente manifesta la sua energia per la maggior parte del mese, dove nel settore della spiritualità, l'inconscio, ma anche delle verità nascoste su te stesso, amico del Toro. Saturno in questa posizione ti invita a lavorare duramente sui temi interiori, come la liberazione da vecchi schemi emotivi e la crescita spirituale, in quanto la crescita spirituale potrebbe esserti di supporto notevole. La sfida è quella di tradurre la tua visione, intuizione nella realtà concreta, affrontando proprio i limiti e le paure che emergono dal profondo, quindi vincendo la resistenza al cambiamento. Mentre esotericamente parlando, diciamo, Saturno è un raggio, veicola il terzo raggio, quindi dell'amore incondizionato, dell'intelligenza pratica, dove ti aiuta a trovare delle strategie vincenti per risolvere le questioni e ti sprona a perseguire la concretezza nella tua spiritualità. Questo transito esoterico ti aiuta a rendere tangibile le intuizioni spirituali e a costruire una base solida su cui poggiare le tue aspirazioni interiori. Saturno con il suo rigore
ti insegna che la disciplina emotiva e mentale è fondamento, è proprio una cosa fondamentale, un fondamento per crescere nella saggezza e nel discernimento. Poi verso l'ultimo giorno del mese Saturno farà il suo ingresso nel segno dell'Ariete e qui segnerà l'inizio di un nuovo ciclo animico. E ora passiamo a livello più elevato, naturalmente, e ora passiamo a Marte che viaggia nel segno del Leone. Il Marte non è un pianeta sacro, ma l'intreccio energetico della sua energia, dove spinge all'azione, si manifesta nella sfera domestica, nelle radici familiari e nel proprio spazio emotivo. Cioè, questa posizione può portare una forte spinta a difendere la casa, le famiglie, le proprie origini, però chiaramente ci possono essere anche degli scontri, in quanto Marte nel segno del Leone è doppio fuoco, quindi un'energia molto bruciante, quindi ci possono essere anche degli scontri nell'ambiente domestico e l'energia si esprime in modo deciso e a volte conflittuale, specialmente in relazione a dinamiche familiari o con, diciamo, con l'asse o il padre, la madre, se avete a disposizione, quindi perché nella casa di origine c'è un impulso a costruire un rifugio sicuro e protettivo, ma la tendenza, diciamo, della spinta di Marte è proprio che ti spinge ad ottenere ciò che vuoi a livello domestico. Può portare, diciamo, anche a conflitti, ma si può portare anche a delle risoluzioni. Bisogna stare attenti a come ci si muove in questi casi, perché Marte esotericamente è associato al primo raggio che rappresenta, diciamo, la volontà divina e il principio di iniziativa, mentre esotericamente Marte in quarta casa stimola un profondo lavoro interiore, incoraggiandoti a confrontarti con le tue emozioni e le radici karmiche. Questo transito può portare un forte desiderio di rinnovamento e guarigione anche, non solo a conflitti. È un'opportunità quindi per sciogliere dei vecchi blocchi emotivi rielaborando proprio il legame con la tua casa interiore e nella casa delle origini domestiche. Il lavoro esoterico qui riguarda la purificazione e la ristrutturazione delle tue fondamenta psicologiche, dove attraverso la forza di Marte possono essere trasformate in un supporto solido per la crescita spirituale, ma anche per il tuo benessere psicofisico, ma soprattutto anche emotivo. Passiamo ora a Urano nel segno del Toro, dove l'energia nel tuo segno, soprattutto agli ultimi gradi del segno, questa energia si manifesta proprio sull'identità, sull'immagine che tu rimandi al mondo, l'aspetto fisico, e Urano porta un'energia innovativa, cambiamento e rottura con le convenzioni, dove ti spinge a ripensare radicalmente al tuo modo di apparire, ma anche di affrontare la vita. Questo transito favorisce l'espressione del tuo sé in modo non convenzionale e promuove il coraggio proprio di essere autentici e di seguire il tuo percorso individuale, lontano dalle aspettative sociali. Mentre esotericamente parlando, Urano è associato al settimo raggio dell'ordine divino, la magia spirituale e diciamo l'alchimia spirituale, un'energia quindi di trasformazione. Quindi Urano doppiamente ti sprona al cambiamento, al rinnovamento, ma anche a livello spirituale. Stimola proprio un profondo risveglio della coscienza individuale. Quindi la spinta è cercare di rompere le vecchie strutture e ad abbracciare una nuova identità proprio in questo momento, diciamo, diventa focus, soprattutto
agli ultimi gradi del segno del Toro, diciamo che è l'ultimo colpo di coda del drago, come si suol dire, che è anche il più pesante. E quindi Urano ti invita a liberarti dalle catene del passato e a riscoprire te stesso attraverso un cambiamento radicale della tua percezione di te stesso e della tua esistenza. Ora vediamo le tre fasi di Mercurio, le tre tappe della mente. Mercurio in Ariete nella prima parte del mese, dove i primi 10 giorni, dove la comunicazione è rapida, impulsiva, si cerca di esprimere le proprie idee, diciamo, in modo diretto e deciso, ma con il rischio di essere anche dove puoi essere avventato. Esotericamente parlando, nei primi 10 giorni di maggio è associato proprio anche attraverso al raggio quarto, quindi dell'ascensione, della liberazione, dove la mente è chiamata a trovare armonia tra pensieri contrastanti e opposti, usando l'intelletto proprio per risolvere dei conflitti interiori. Mentre il 10 maggio Mercurio passa nel tuo segno, amico del Toro, dove il pensiero diventa un po' pratico, stabile e tendi a riflettere con calma e a prendere maggiormente delle decisioni ponderate, concentrandoti su stabilità e sicurezza. Sempre esotericamente, il quarto raggio bianco dell'ascensione, della liberazione, sempre sotto il veicolamento di Mercurio, ti invita a unire il pensiero pratico con l'intuizione, cercando equilibrio tra il corpo e la mente. Mentre la terza tappa della mente, scusate, mentre la terza tappa della mente, come dicevo prima, è il 26 maggio, quando Mercurio entrerà nel segno dei Gemelli. Qui la mente è vivace, curiosa, pronta ad esplorare nuove idee e a comunicare velocemente. È ottimo proprio questo periodo per imparare a socializzare. Esotericamente, sempre con il raggio quarto veicolato diciamo a Mercurio, a livello esoterico, la comunicazione delle idee è equilibrata, diciamo, e cerca di rimanere fedele alla tua visione interiore pur condividendo la conoscenza. E ora passiamo alle fasi lunari brevemente, dove il 12 maggio 2025 ovviamente avremo il plenilunio sul tuo segno, Toro Scorpione, che prenderà la tua identità e le relazioni, diciamo, con gli altri come manifestazione dell'energia. Quindi questo plenilunio del 12 maggio illumina i temi proprio dell'identità personale e delle relazioni. È un momento, diciamo, di completamento e di consapevolezza riguardo i legami che tu formi con gli altri e come questi influenzano il tuo senso del sé interiore. Avremo il novilunio in Gemelli il 27 maggio, dove l'energia proprio del novilunio manifesterà la sua energia portando dei nuovi inizi nei settori legati alla comunicazione, alla gestione delle risorse e dei beni materiali. Questo è un momento proprio per piantare semi di nuove opportunità legate alla sicurezza materiale e all'espressione personale. Può capitare che magari firmerai anche la risoluzione di un contratto, quindi il cambiamento che tu avevi agognato può diventare realtà. E ora passiamo a Nettuno nel segno dell'Ariete. Nettuno manifesta la sua energia dove apporta un profondo cammino di introspezione, ma anche di autoconoscenza, favorendo proprio il risveglio spirituale attraverso il superamento delle illusioni. Il raggio ti stimola a un livello chiaramente più elevato l'espansione del cuore, portando alla realizzazione di un legame più profondo
fra la tua anima e l'universo, in quanto anche Nettuno è associato al sesto raggio, esotericamente parlando, quindi il raggio della devozione, dell'idealismo, ma anche della guarigione attraverso la fede. E ora passiamo a Venere, in Ariete, dove manifesta astrologicamente la sua energia, diciamo, risvegliando l'amore universale, la bellezza interiore, quindi una connessione nel subconscio. I pensieri in questo momento, anche se ci sono altre energie, addolcisce, apporta una certa dolcezza in questo settore, mentre esotericamente parlando il quinto raggio, che è proprio diciamo associato a Venere, alla guarigione, ti spinge a ricercare la tua verità, quindi nella maniera più concreta, proprio per ottenere la guarigione. E stimola proprio l'intelligenza e la chiarezza mentale nell'affrontare emozioni e relazioni, portando proprio alla comprensione nelle dinamiche che ti legano al mondo invisibile, con un forte impulso verso l'autenticità e l'espressione anche di te stesso. Parliamo che ora le energie che tu hai a disposizione, anche esotericamente parlando, quindi come aiuto, abbiamo proprio il primo raggio, esotericamente parlando, il raggio della volontà associato a Vulcano, ma è anche associato al primo raggio dell'Arcangelo Michele. Quindi anche in questi casi come aiuti o aiuto ci si può rivolgere anche al raggio azzurro, metafisicamente parlando, dove puoi spezzare e trovare un alleato valido e prezioso nell'Arcangelo Michele, proprio per tagliare i legami con il passato, i legami che ti tengono ancora ancorati e resistenti al cambiamento. Qui in un certo qual senso è auspicabile che tu possa chiedere proprio l'intervento e autorizzare l'intervento dell'amato Arcangelo Michele. Comunque questa energia ti spinge a spezzare i legami e rafforzando proprio la tua volontà, che non si tratta di rafforzare la cocciutaggine, ovviamente, ma di rafforzare la volontà, la vera volontà interiore per spezzare proprio i legami. E altro raggio, come dire, il tuo pianeta tradizionale, governatore, è Venere, quindi che è associato al quinto raggio della concretezza, come dicevo prima, della conoscenza della verità attraverso la conoscenza, ma anche la guarigione in quanto associato ai medici del cielo, all'arcangelo Raffaele. Queste sono le energie. Inoltre, come dire, il tuo pianeta, diciamo, raggio di manifestazione è il raggio bianco, quindi dell'ascensione, associato anche a Mercurio. Queste energie ti possono portare alla guarigione, al ritrovamento dell'energia e alla guarigione concreta attraverso la tua verità, attraverso la ricerca, attraverso una certa consapevolezza. E Vulcano, associato al primo raggio azzurro, ti aiuta, come dire, a vincere la resistenza al cambiamento. Queste energie, diciamo, planetarie, esoteriche però, associate al tuo segno, ti aiutano anche nel corso del mese per raggiungere, diciamo, anche i tuoi obiettivi. E dunque maggio è un mese di profonde trasformazioni e di risveglio spirituale. I movimenti planetari ti invitano a riflettere sulla tua autenticità, ma ad abbracciare nel contempo, diciamo, un nuovo potenziale interiore e ad evolverti verso un amore incondizionato, tanto verso te stessi, ma anche verso gli altri. Ricorda che l'autenticità per te stesso, vincendo la resistenza al cambiamento, è un atto di amore verso te stesso che ti porterà
verso obiettivi futuri solidi e tangibili come cambiamento della tua autenticità, quindi della tua identità. È il momento di aprire il cuore e la mente e di superare te stesso, superare le illusioni e di manifestare il tuo cammino evolutivo con coraggio e consapevolezza. Ho preparato un piccolo mantra che tu puoi ripetere, magari chiedendo l'intervento dell'Arcangelo Raffaele, l'intervento di Michele, che ti possono anche aiutare in questo caso, ma anche la fratellanza bianca di Luxor, per chi ama, diciamo, la luce, e il maestro Serafis Bey, che sono i governatori esoterici associati, diciamo, come intreccio esoterico al tuo segno. Ho preparato appunto questo piccolo mantra esoterico che puoi, diciamo, ripetere. Io sono luce, amore e saggezza in evoluzione. Mi apro alla profondità della mia anima e all'infinito potere di trasformazione universale. Affidati dunque a queste energie, punta su queste energie per la tua evoluzione personale. Con questo ti auguro un magnifico compleanno e un buon proseguimento a te, amico del Toro, e un arrivederci a presto da Caterina. Se ti è piaciuto il video, sia a livello astrologico ed esoterico integrato, scrivi nei commenti, iscriviti al canale, lascia un like ed attiva la campanella per non perderti le ultime notifiche, ma soprattutto lascia un commento per sapere cosa ne pensi, se ti ritrovi a questo, diciamo, livello esoterico, astrologico integrato. Un arrivederci a presto da Caterina e che le stelle possano illuminare il nostro percorso. Ciao a tutti.